Buongiorno dal Kyushu, oggi purtroppo ultimo giorno, ahimè, poi si torna a casa. Allora, per approfittare di questa bella giornata che ci si presenta, ho deciso di venire a Dazaifu, un piccolo paesino vicino a Fukuoka, più o meno raggiungibile in mezz'oretta, e vedere i templi presenti in questa piccola cittadina che viene definita la Kyoto del Sud. Per raggiungere Dazaifu bisogna prendere un piccolo treno che ti porta in una stazione non troppo lontana. Da lì bisognerà però fare un piccolo percorso a piedi, è quello che sto facendo io adesso, più o meno in una decina di minuti, per arrivare alla stazione limitrofa e da lì prendere un altro piccolo treno che ci porta a Dazaifu. Oggi non ci sono problemi, sono da solo, sono in libera uscita perché Tenny ha preferito rimanere a Fukuoka a fare shopping l'ultimo giorno, quindi ne approfitterò per vedere questi vari templi. Allora, Dazaifu è chiamata la piccola Kyoto del Sud, ma del resto mi sono reso conto che qua in Giappone ci sono varie città che si vantano di essere un po' la piccola Kyoto di quel punto là, di quella zona là. Un po' come Venezia, c'è Venezia, poi c'è la Venezia del Sud, c'è la Venezia del Nord, c'è la Venezia dell'Est, eccetera eccetera. Ma se viene paragonata comunque a Kyoto, un motivo ci sarà, e io sono qui per scoprirlo. La stazione di Nishitetsu Futsukaichi, da dove prenderemo il trenino che ci porterà poi ad Dazaifu. Bisogna solo capire per dove devo entrare. Là. Ed eccoci arrivati ad Dazaifu. Che dire, al primo acchito molto turistica, c'è tanta gente, tanti cinesi in giro qua, ma del resto se viene paragonata a Kyoto è chiaro che attira la gente. Allora, non è male però comunque come struttura, perché adesso vedrete la via principale costellata da tori, si passa attraverso, ricorda un po' magari forse Nara, l'entrata di Nara, a destra e a sinistra ci sono tanti negozietti, la strada di Nara che porta fino al Dodaijil, il tempio più grande, quindi non è brutta, anzi piuttosto bella, peccato per la quantità di gente che gira dappertutto. Anche qui si è impiantato Starbucks, però ha voluto tenere almeno un aspetto piuttosto tradizionale, vorrei dire, quasi un legno esposto così, che non disturba troppo il contesto. L'entrata vera e propria del tempio Tenmangu. Ci si accede passando attraverso una serie di piccoli ponti rossi a dorso di mulo, come si chiamano qua perché sono arcuati. Allora, come al solito possiamo trovare varie strutture all'interno, ma questo lo sapete già. Il tempio mi sembra abbastanza grande, abbastanza vasta la zona da poter visitare ed è piuttosto bello. Spesso in questi posti il fulcro del tempio, la parte principale, è intasata dalle persone che si montano sopra una ladder per fare la fotografia. Quando si esce un attimo dal tempio si va nelle zone circostanti, le zone di meno impatto visivo, si torna alla calma. Qui per esempio sto attraversando una parte
un sentiero praticamente attraverso la foresta e il bosco che c'è intorno, e si incontrano veramente poche persone e la pace ritorna. Come dice il mio amico Rudy Vianello, quando ti trovi davanti a una scalinata devi per forza salire. Questa salita è proprio bellina, tranquilla, l'ombra lontana dalla folla è molto caratteristica, atmosfera piuttosto mistica in questa salita. Se non ho capito male, questo percorso ci porta al Tenkainari Shrine, un tempio in cima a questa piccola collina. Eccolo qui il piccolo tempio Tenkainari in alto, in questa collina, piccolino ma ben tenuto, non c'è nessuno. La pace qui regna veramente sovrana. Qui addirittura dietro, non lo sapevo, ma c'era una piccola grotta, ci sarà una piccola scala, ok, un santuario all'interno di questa piccola grotta. L'ultimo punto da visitare in questo complesso di templi. Questo posto si chiama lo Stagno degli Iris perché, come vedete, sono stati collocati in mezzo allo stagno tutti questi vasi, possiamo chiamare così, pieni di fiori di iris, piante di iris, che, come vedete, in qualche caso sono già fiorite. Adesso non lo so la stagione di fioritura di iris, evidentemente non è questa, visto che sono praticamente tutti verdi, però immagino che qui, quando tutti siano fioriti, deve essere veramente un posto incantevole. E chiaramente all'interno delle acque dello stagno nuotano allegramente dei koi, le carpe giapponesi, come in quel caso qua. Visto che abbiamo faticato un po' con la salita e camminato sotto il sole, andiamo a cercare qualcosa di buono da mangiare. Allora, visto che al tempio i ristoranti erano chiaramente tutti per i turisti e c'era parecchia gente, mi sono inoltrato un attimino al di fuori del tempio, le stradine circostanti in città, dove praticamente non c'è nessuno, e sono incappato in un ristorante di sushi denominato Sushi Ei, un ristorante un po' nascosto. Eccolo qui, questa è l'entrata al ristorante, quindi, come vedete, per niente vistosa. Abbiamo fuori un piccolo menù tutto in giapponese con le chiare immagini. Comunque immagino, spero che dentro ci sia anche il menù in inglese. Comunque, anche non dovesse esserci, non sarà difficile ordinare qualcosa di buono. I prezzi, come vedete, non sono modici, o almeno non sono come quelli di un kaiten sushi, assolutamente, però se la qualità è buona, il prezzo che si spende qua per il menù li vale tutti. Il ristorante, chiaramente a mezzogiorno, ha una scelta più ridotta, presenta principalmente dei set, ma di prezzi si aggirano intorno ai 20, 25, 30 euro, dipende chiaramente dalla grandezza e della tipologia del set. Si può ordinare anche alla carta, i prezzi sono questi,
sono chiaramente più alti rispetto a quelli di un Kaiten Sushi. Come vedete, in un classico sushiya abbiamo sempre il bancone con esposta la merce e i sushi chef solitamente sono da 2 a 3 che lavorano dietro al banco per la preparazione del sushi. È chiaramente un locale molto diverso dal Kaiten in cui abbiamo mangiato l'altro giorno, molto più tranquillo. Ed ecco qua la mia scelta di oggi, ovvero un assortimento di maki, nigiri e gunkan che prevedono vari tipi di pesci crostacei. Ci sono delle ikura, delle uova di salmone, del riccio di mare, del tonno grasso, dell'ormone, chiamato così, è un mollusco, gambero gigante, calamaro e sgombro. Chiaramente è tutto accompagnato dalla famosa zuppa di miso e del tè verde. Il prezzo si aggira intorno per questo set ai 28 €. E salutiamo anche il ristorante Sushi che mi ha regalato un'esperienza gustativa incredibile. Oggi veramente il pranzo è stato superbo, da ricordare sicuramente come sushi, buonissimo, freschissimo, non c'era neanche uno di quei pezzi che avete visto del piatto che sapesse un attimo di, non so, o di freschino, come può succedere, come è successo l'altra volta per esempio al Kaiten che avete visto dove siamo andati a mangiare. Il prezzo è chiaramente un attimino più alto, ma vi assicuro che i 28 € che ho pagato per il set zuppa di miso e tè verde compresi li valevano tutti. Il pesce era veramente di ottima qualità, tagliato bene, manteneva la sua consistenza e il gusto era fenomenale. Oltretutto il servizio era molto tranquillo, il ristorante ha una musica soffusa, è un'esperienza nettamente diversa dal Kaiten. Quindi vi ripeto, se venite qua in Giappone non andate a mangiare nel Kaiten, a meno che non volete mangiare tanto o volete provare l'esperienza del tablet e quelle cose là. Se volete mangiare un sushi veramente buono, venite in un posto come questo, che è da preferire secondo me anche addirittura alle catene che comunque sono buone, tipo Sushi Zanmai. Anche se il prezzo qui è leggermente superiore, a mio avviso la qualità lo era anche. Quindi se veramente volete qualcosa di buono rimanendo sui 30-40 €, scegliete un sushiya tipo questo. Se siete qui a Dazaifu, Sushi può essere un'ottima soluzione. Ecco, finita la visita anche ad Dazaifu, mi dirigo verso la stazione per ritornare nel centro di Hakata. Cosa dire di questa piccola cittadina? Beh, che è di interessante c'è vedere solamente il complesso di templi, là molto piccolo, in più o meno 3 ore si gira tutto. È bellino come posto, ma purtroppo chiaramente invaso dal turismo di massa. Non ce l'ho contro i turisti, io chiaramente sono il primo a essere turista, ma il gruppo di turisti, i gruppi, quelli da 15-20 persone che si muovono insieme e che occupano sempre un sacco di spazio e che fanno far file da tutte le parti. Comunque, a parte questo, la parte principale del tempio, che è chiaramente quella più presa d'assalto, chiaramente perde molto dello charme suo, come succede sempre nei templi e nelle parti così turistiche qua in Giappone, di posti affascinanti, magnifici, che ti danno quel senso di tranquillità e di pace, ma che viene rovinato dalla presenza di tantissima gente. Se invece ci si allontana un attimino, come avete visto, dal tempio principale, è molto più bello, molto più tranquillo, questo senso di tranquillità viene fuori più facilmente e voilà, è più bello in generale da vedere. Quindi chiaramente sì, se avete qualche ora da dedicare, ok, qualche ora libera e siete a Fukuoka, perché non prendere il treno e venire qua da Osaka, senza dubbio. È chiaro che dovete aspettarvi comunque, soprattutto se venite in un'ora centrale della giornata, come più o meno ho fatto io, trovarvi parecchia gente. In ogni caso, anche questa è fatta e ci vediamo stasera per la conclusione di questo viaggio. Ciao a tutti!